In questo momento esatto ragazzi, noi siamo nel centro del mondo per gli Inca. Arriviamo qui ragazzi dopo diversi mesi in Perù, abbiamo visto mare, montagne, ghiacciai, cose assurde. La prima tappa qui nella Valle Sacra. Te ragazzi siamo arrivati a Urubamba! Stiamo azzardando oggi ragazzi, stiamo veramente azzardando. La camminata parte da 2009, che è dove si trova la cittadina di Lamai, e arriva a 3006. Oggi ragazzi io sto facendo più fatica del solito, devo dire. Questa è la strada da fare adesso. Siamo arrivati su ragazzi, siamo arrivati su! Questa era la residenza imperiale dell'imperatore Inca Virkacocha. Siamo contentissimi ragazzi perché questa è tipo una situazione più unica che rara. Oggi ripartiamo proprio da qui, ma prima di scoprire insieme cosa ci riserverà questa parte di Perù, ti sei già iscritto al canale? Per noi è super importante e a farlo ci vuole meno che a fare un sorso di Inca Kola, quindi grazie se l'hai già fatto o lo farai. Stamattina a colazione a letto, con vista fuori sulle montagne. Dal letto al minivan in un attimo proprio. Scesi subito a 5 km da Urubamba e inizia la nostra camminata di oggi ragazzi. No, Come ieri. Assolutamente no, sicuramente più tranquilla perché ancora siamo doloranti dopo la camminata di ieri. Ma male tutto Tutte le gambe, tantissimo. Anche la schiena, le spalle, tutto quanto. Chiaviche, siamo due chiaviche. Se vi siete persi i video precedenti andate a dare un'occhiata perché abbiamo fatto una roba epica direi. Cioè io la definirei proprio la Machu Picchu rossa. Esatto. Cioè incredibile, bellissima. E inesplorata soprattutto. Che posto è? Che posto Sì. è? Vabbè ragazzi, oggi altra cosa nuova, very nice. Adesso andiamo a inerpicare. No, non ci inerpichiamo poco, oggi. se proprio poco. Vediamo. Questo paesino si chiama Picingoto ed è proprio il paesino che sorge sotto la famosissima salinera de Maras. Cioè sono delle miniere di sale adagiate in mezzo alle montagne. Posto incredibile questo, tra i cactus e questa roccia rossa. Anche qui tutta questa zona è fatta di rocce rosse. Ah, guarda là, c'è un albero di cactus enorme. Su questa mappa c'è il Pueblo de Maras, che è la cittadina che dà il nome proprio alle saline, che si trovano qui in mezzo, e noi in realtà stiamo entrando da qui sotto, quindi da Picingoto, che è molto più vicina a Urubamba, che è dove stiamo dormendo in questi giorni. Qui c'è un percorso in salita che dice però facile, moderato, 2 km in salita. Dovrebbe andarci abbastanza bene. Not very good, but good, dai. Meno male che non dovevamo camminare. Si va in salita. Qualche passo ragazzi, un po' faticoso, ma siamo in pratica quasi arrivati in cima. Da questo lato si accede a questa vallata, tutto in mezzo scorre un fiume, questo qua piccolino, è lo stesso fiume che passa nelle saline e poi va a tuffarsi nel Rio Bamba. Ragazzi, che cosa appare là in fondo? Queste qua sono le saline, bisogna un po' aguzzare la vista perché comunque sono dello stesso colore della montagna, anche loro belle rosse, ma si intravede tipo tutto il bianco del sale. Sono un po' mimetizzate, anche perché questa è la stagione delle piogge, quindi non hanno quel colore bianco classico del sale che si è asciugato, ma sono un po' più rossastre, quindi è ancora più difficile notarle al primo colpo d'occhio. Sono una serie di vasche che sono messe su queste terrazze, vasche che sono larghe 4 metri per 4 metri e sono ognuna amministrata da una famiglia della città di Maras oppure di Pincicoto, come si chiama? Il paesino dall'altro lato. Mi rimane in testa il nome di quel paesino. E sono qui, pensate, da ben prima dell'arrivo degli spagnoli, ma anche prima dell'arrivo degli Inca, dal 200 avanti Cristo, che qui si fa la lavorazione del sale. La cosa assurda ragazzi è che qua il mare, non so, è a 3000 km, 1500 km, 2000 km, è lontanissimo. L'ultima volta che siamo stati in una salina è stato in Sicilia, se vi ricordate, siamo stati lì, però eravamo proprio a ridosso del mare, in quella parte bella, piana, vicino a Trapani se non sbaglio. Esatto, sì. Se non sbaglio, e quindi l'acqua salata veniva dal mare. Qua ragazzi il mare è lontanissimo, quindi c'è una fonte di acqua salata qui da qualche parte che sgorga e quindi crea tutte queste saline, una roba assurda. Il fatto anche diverso rispetto a quello che abbiamo visto in Italia è che qua c'è la gravità,
e quindi l'acqua salata dall'alto va verso il basso, quindi non c'è bisogno di pompe, di stratagemmi particolari, semplicemente con la gravità si vanno a riempire tutte queste vasche dall'alto verso il basso. Ma cosa ci fa qui il sale, l'acqua salata? Perché siamo appunto lontanissimi dal mare. In realtà millenni fa tutta questa zona era sommersa dalle acque marine. C'erano dei bacini che erano collegati direttamente con l'oceano. Poi sono emerse le catene montuose e quindi queste fonti di acqua salata sono rimaste intrappolate all'interno delle montagne e quindi queste saline sfruttano quelle fonti di acqua salata che poi si arricchiscono di minerali passando appunto nelle rocce e vanno poi a riempire tutte queste vasche. Per l'evaporazione del sale pensate ci vuole ben un mese, ma questo avviene solo tra maggio e ottobre che è la stagione secca. Nelle stagioni delle piogge invece le vasche sono completamente ricoperte di acqua, da qui quindi anche questo colore più marrone. Il sale di Maras pensate è rosa e quindi è molto apprezzato nel mondo proprio per queste sue caratteristiche. Dicevamo prima che è dal 200 a.C. che qui si viene ad estrarre il sale. In realtà non erano così le saline in origine. Questa è una struttura che è stata costruita e utilizzata soprattutto dagli Inca, per cui il sale era molto importante perché lo utilizzavano soprattutto per la conservazione dei cibi. Dopo gli Inca gli spagnoli hanno sfruttato lo stesso meccanismo e ancora oggi pensate si producono tra i 150 e 200 tonnellate di sale all'anno. Non si può scendere alle vasche ovviamente per evitare la contaminazione e anche perché penso si sia sparsa la voce che Paolo leccava l'acqua delle vasche. L'avrei assaggiata volentieri. Immaginavo e quindi per prevenire hanno detto non si può entrare, si possono guardare le saline solo dall'alto, quindi da questi punti panoramici. Portavamo una padella, riempivamo di quest'acqua. Ecco, già eri pronto. Già salata per la pasta, forse un po' troppo. Forse un po' troppo. Una roba un po'. Siamo tornati al paesello da cui siamo entrati e ragazzi sembra quasi un paesello fantasma, anche perché come dicevamo siamo un po' fuori stagione per quanto riguarda le miniere di sale e quindi probabilmente qui abitano veramente in pochi in questo momento, però c'è questo cagnolino fantastico che lui invece vive qui, piccolino. E pensare che ero convintissimo ragazzi, Riobamba, come la città in Ecuador. No, non si chiama così. Errore. Urubamba, si chiama Rio Urubamba, esattamente come la città dove dormiamo noi. E tra l'altro questo fiume fondamentale, qua passa velocissimo con questo bel maron. Questo fiume ragazzi unisce posti importantissimi. Adesso passo lo scettro del sapere ad Angela. Tieni Angela. Lo scettro molto come alle valido, Olimpiadi. Abbiamo sbagliato nome. Però lo scettro del non sapere. Vabbè. Direi che potremmo chiamarlo Vilcamayu, che è il nome che gli avevano dato gli Inca. Più difficile ancora di Rio Urubamba, però con un significato più profondo, perché significava appunto la via lattea. Mayu significa via lattea perché secondo gli Inca questo fiume sarebbe la rappresentazione terrena di quella che è la via lattea nel cielo, quindi cielo loro la terra. vedevano come un fiume che scorre nel cielo e la sua rappresentazione in terra era questa. Ma che figo! Bellissimo anche perché per gli Inca c'era un legame fortissimo tra natura e divino, quindi la natura non era qualcosa solo da osservare ma qualcosa che ha una vita propria, no? Una divinità, l'abbiamo visto nelle montagne, anche nel fiume, un luogo importantissimo per loro e infatti questo fiume scorre proprio accanto a quelli che sono gli edifici principali della Valle Sacra. Non ultimo Machu Picchu, che è come se fosse abbracciato proprio da questo fiume. Ma da anche lì... Fintu Picchu, sì. Dove siamo stati ieri. Esatto, quindi tutti gli edifici, anche Ollantaytambo che è una cittadina più avanti, anche. esatto, sono tutti questi siti siti Inca importantissimi che sono stati appunto costruiti qui e secondo alcuni studiosi richiamerebbero proprio la disposizione che hanno le stelle nella Via Lattea. C'è un'altra cosa molto interessante che riguarda una credenza Inca sempre legata a questo fiume. Secondo loro questo fiume rappresenterebbe il percorso che fa il sole dopo il tramonto, cioè per tutto il giorno il sole rimane nel cielo e poi inizia il suo percorso sotterraneo e questo fiume è esattamente il sentiero che fa il sole sottoterra prima di risbucare poi la mattina dall'altra parte, quindi sorgere da un'altra parte. Quindi scusa, sì. In pratica gli Inca non sapevano che la terra era rotonda, erano un po' terrapiattisti.
Poverini. Giusto? Non avevano le conoscenze per poterlo dire, ma in realtà loro non si basavano neanche sulle forme, cioè per loro c'erano 3 livelli, il livello quello più superiore, quello terreno e quello sotterraneo. Mi stai confermando la mia ipotesi? No, Angela. non avevano questa idea della terra rotonda, non ce l'avevano proprio, non c'erano neanche il pensiero. Comunque per l'epoca erano molto molto avanti, pur non avendo gli strumenti, per quanto riguarda la previsione delle eclissi, quello che riguardava proprio il ciclo lunare, tutto qua, i pianeti, non avendo però i telescopi per poterli studiare, quindi non avevano proprio l'idea, non si ponevano neanche il problema probabilmente se la terra fosse tonda o piatta. 5 km da Urubamba e allora abbiamo deciso di tornare a piedi. Comunque il sole è potentissimo oggi pomeriggio, abbiamo dovuto coprire con i cappellini girati al contrario, perché sennò il collo va a fuoco veramente. Sì, nonostante la crema protezione 50 comunque picchia qua in alto, siamo sempre belli alti e quindi il sole è bello forte. Abbiamo trovato questo sentiero alternativo che non è la via principale che abbiamo fatto prima venire qui con il pulmino, e quindi ce la possiamo fare tutta. In pratica il fiume adesso è alla nostra destra lì sotto e lo costeggiamo con questo sentiero. Cambio scenario dal cappellino dietro all'ombrellino. Ma com'è possibile? C'era un sole pazzesco, adesso sta piovendo. In questi giorni stiamo vedendo spessissimo questa pianta che si chiama coda di leone, abbiamo scoperto, ha questi fiori con i petali arancioni così un po' pungenti, perché c'è questo riccio in pratica sulla pianta e è utilizzata tantissimo soprattutto per la medicina tradizionale, per rimedio tipo mal di testa, febbre, raffreddore, e quindi funziona. Ce ne sono tantissime in questa zona, ne stiamo vedendo spesso. Siamo tornati in piazza ragazzi e all'ombra della pannocchia ci beviamo l'orgoglio nazionale del Perù, la Inca Kola ragazzi, questo colore dorato simile a una oro, camomilla. a una camomilla, A oro, esatto, bravo, oro, l'oro degli Inca. l'oro degli Inca ragazzi. Allora, famosissima, l'abbiamo vista su ogni tavola, il peruviano normale ne beve a litri e la compra, magari se la porta al ristorante, se la mette lì e poi se la ciuccia durante tutto il pasto, tipo a litrate. Noi abbiamo preso invece solo questa versione piccolina Per nel vetro assaggiarla. per assaggiarla. Allora ragazzi, L'odore già dice l'odore tutto. è bubblegum. Sappiamo già di cosa sa ragazzi, perché bene o male quando vai ad assaggiare certe bevande in giro per il mondo, alla fine si arriva sempre lì a questo sapore tutti frutti, fruttoso, dolcissimo, dolciastrissimo. Però ragazzi era un dovere venire qua ad assaggiarla, per forza. Certo, cioè nella Valle Sacra vuoi non bere l'Inca Kola. Comunque secondo il fondatore l'oro, appunto, che il fondatore tra l'altro inglese, l'oro era il colore che doveva avere questa bevanda per richiamare l'oro degli Inca. A me richiama altro, però ragazzi devo dire che se hai sete, se hai avuto caldo, se sei tutto un po' sudacchiato, hai camminato 5 km e passa, allora sì, quasi quasi te la scoli, che è una bellezza. E poi abbiamo preso anche questa, una bella tortina. Siccome lo zucchero non ci bastava, abbiamo detto prendiamo qualcosa di buono, magari tortina di mele, questa è buona, già provata devo dire. Eravamo un po' stanchi, un po' stanchi. Siamo tornati al posto dove dormiamo, Paolo sta cucinando una pasta lì dietro, ma guardate chi c'è qui, che vive qui. Un mega pappagallo, è enorme. E non vediamo se faccio il giro dall'altro lato, perché magari si spaventa se gli arrivo da dietro. È gigantesco. Sentilo. Ma è bellissimo. Tutto colorato. Non è legato né niente, lui gira qua, fa un po' il giro in giardino. Lì dorme, lì dentro, l'ho visto entrare lì a dormire, di giorno se la passa sulla tettoia là in fondo. Adesso è la prima volta che lo vediamo così vicino, si vede che gli stiamo simpatici. Sentilo. È sempre più vicino, ci osserva dall'alto adesso. Sta dicendo, oh, state attenti che qua è tutta roba mia, dai. Stasera abbiamo provato questa ricetta sperimentando, è una carbonara vegetariana. Io tolgo la luce perché è meglio che non si No, veda. dai, non è così male, ci sono i peperoni. È uscita una frittata. Più o come meno. al solito.
Peperoni, piselli, cipolla, un po' di aglio Dai. e 2 uova sbattute dentro. Addirittura. Mazza. Va su, va su, va su. Inforcati gli zaini, stiamo lasciando Urubamba per continuare a esplorare quello che è la Valle Sacra qui nella zona, quindi cambiamo paesino. Con me c'è una persona che è abbastanza KO oggi, eccolo qua, infatti è mezzogiorno, ce la siamo presi piuttosto comoda, siamo stati nella stanza finché era possibile, così qualcuno cercava un po' di riprendersi, ma non ha funzionato molto. Insomma. La cosa positiva è che ci spostiamo di poco perché andiamo all'Antaitambo, che è qui proprio vicino, quindi ci sono tutti i minivan condivisi che ti portano sulla strada principale. C'è la cerchia. C'è la cerchia? La cerchia, proprio la cerchia. La cerchia, è tornata la cerchia. Prima di andare via, mentre percorriamo la strada in discesa dal posto dove dormivamo, che era là in mezzo al nulla in pratica, andiamo adesso verso il paesino e ci pregustiamo il pranzo di oggi perché stiamo andando al nostro ristorante vegetariano preferito qui a Urubamba, dove siamo andati quasi sempre quando eravamo qui, e quindi anche oggi un bel pranzetto. Andiamo sul sicuro. Sì, esatto, magari ti dà un po' di energia, ti riprendi un pochino. Il fatto è che abbiamo forse tirato un po' la corda questi 2 giorni tra la salita là sopra, anche ieri faceva caldo, siamo saliti là alle saline. Poi comunque ci siamo fatti anche ieri tutto il ritorno dalle saline, che sono 6-7 km fino a qua. Non ho più le gambe. Ecco. Ci siamo fiondati qui a mangiare zuppetta di zucchine oggi, ci siamo appena mangiati il piattino di insalata che ti portano sempre, adesso questo, poi abbiamo preso un piatto, qua ci sono proprio pochi piatti e ne scegliamo uno e uno così li assaggiamo tutti. Pochi ma buoni. Sono arrivati i piattini, allora questo è la zucca in questa forma così cremina, diciamo, con l'avocado, e Paolo invece ha preso il cau, che è un piatto che non prendiamo mai perché in genere è fatto con l'interiora del pollo. Qui invece vegetariano si può fare e si chiama addirittura alla siciliana. Ora, il siciliano non sembra esserci molto. Verdura, però tanta verdura. Ci siamo incastrati perfettamente agli ultimi 2 posti. Lo zainone è qui dietro nel mini baule che hanno questi pulmini e noi siamo qua incastrati. Cosa abbiamo preso prima di andare via? Arrivati a Ollanta. Questa è la piazza centrale, adesso andiamo a lasciare gli zaini nel posto che abbiamo già prenotato. Ecco qui la nostra stanza gigantesca, 2 lettoni. Ma che sistema? Sì, tutte le travi qua sopra, abbiamo persino un bagno in camera, sembra un appartamento più che una stanza, bagno con la doccia calda. Qui c'è il tavolino, siamo a 2 passi, proprio 2 passi dalle rovine principali che sono su quella collina lì, quelle di Ollantaytambo, però qualcuno qua ha sta faccia un po' KO, quindi caffettino, ma soprattutto allora guardate qua, cioè guarda cosa abbiamo preso, questo solo perché oggi era giornata un po' così, quindi ragazzi è un incubo infinito per me, il panettone. Mamma, il profumo. Arriviamo a Ferragosto quest'anno, Sì, a col Ferragosto. panettone. Ormai manca tanto. Un altro panettone, cioè ho provato in tutti i modi a dissuaderlo, ma niente da fare, ragazzi. Il panettone, appena l'ha visto, prendiamo. Dai. Adesso qualche colazione siamo a posto con questo panettone. Che bella. Sì. Guarda chi c'è qua fuori dalla nostra porta adesso. Qua ci sono anche le sue zampette dappertutto. Sì. Che bella. Questa è tutta la parte comune, c'è questo bel giardino, lì in fondo c'è la cucina, guarda qua l'Asti che gira qua in questa zona dove ci sono anche le galline, eccole qua che girano tranquille e felici, guarda sono grosse. Wow ragazzi, allora mi sono preso un paio d'ore di tranquillità, sono tornato più forte che mai, soprattutto grazie al paracetamolo 500, ha fatto effetto, ci ha messo un po', però adesso ragazzi siamo usciti dal posto dove stiamo, che è proprio qua. E questo è quello che abbiamo di fronte.
quando usciamo. Da quel lato il sito, dall'altra parte ci sono altri siti Inca tutti arroccati sulle montagne. Siamo in mezzo alle montagne proprio. Là in fondo si vede una montagnona innevata, mi sa che c'è vento e si sentirà bellissimo, bellissimo. Tutte le vie del centro sono così molto strette, con queste pareti alte di roccia, e tutto il fondo poi fatto con le pietre, che sono le stesse pietre che vengono prese dalle montagne qui attorno. E pensate che Ollantaytambo è considerata l'ultima città Inca, quindi questo paesino costruito qui nella parte piana, circondato da tutte le montagne, e là sopra si vede una rovina molto molto interessante che direi potrebbe essere la nostra meta adesso. Sì. Ce la puoi fare? Ci proviamo. Sono bellissimi, ragazzi, questi cagnolini che girano liberi in tutti i paesini. Ecco, questo è un po' timido. In pratica vivono liberamente il paese perché è molto tranquillo, allora la gente gli dà da mangiare, o comunque anche i proprietari li lasciano liberi perché sanno che comunque sono al sicuro, sono tranquilli. Che sfortuna, ragazzi, è chiuso. Ai 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 ai. Stanno chiudendo perché stanno facendo delle ristrutturazioni, quindi non si può salire al cammino che dà proprio sulle rovine qua sopra. Già da qua si vede quanto sono belle, mamma mia, ragazzi. Dovremmo essere lì sopra con una vista pazzesca. E invece no, niente. Quindi dobbiamo inventarci qualcos'altro. Buona signora. Questo paesino, ragazzi, è un vero e proprio tesoro, è uno dei meglio conservati di tutto il Perù. Sulla montagna di fronte ci sono i resti di quella che era la zona agricola, quindi tutti i terrazzamenti, il tempio del dio Sole e alcuni magazzini nella parte alta. Ma in realtà Ollantaytambo viene chiamata appunto l'ultima città Inca perché tutta la struttura che abbiamo visto adesso, che abbiamo attraversato, è stata costruita dagli Inca e è ancora in ottime condizioni, è ancora abitata appunto dalle persone del posto, e quindi si dice che sia uno degli ultimi insediamenti costruiti dagli Inca che siano ancora abitati in tutto il Perù. Momento verità, ragazzi. Allora, questo è uno di quei casi in cui il ricordo è meglio della realtà che trovi qualche anno dopo quando torni in un posto. Come sapete, noi siamo venuti in Perù nel 2017, abbiamo fatto proprio il giro turistico e in questo viaggio quest'anno siamo ripassati da alcuni posti dove eravamo già stati, non tantissimi. Questo però in particolare è uno di quei posti che stiamo trovando totalmente diverso rispetto a 9 anni fa, perché comunque sono passati un po' di anni, Ci ricordavamo di Ollantaytambo come di un paesino un po' abbandonato in mezzo a queste montagne, in questa vallata, poche persone, molto tradizionale, il mercato con le signore. Adesso invece troviamo il centro che in pratica ha una pizzeria, sì, una pizzeria no, sono tutte pizzerie, quasi tutte pizzerie, incredibile. Quindi è stato proprio il turismo ha trasformato totalmente questo paesino incredibile. E qui che siamo di fronte alla rovina principale, cioè la cittadella antica degli Inca arroccata su questa roccia incredibile, bellissima, ragazzi, ma tutto attorno è stato costruito un altro paese completamente completamente turistico, in cui si vendono gadget di ogni genere. E niente, questo un po' ci lascia un po' così, soprattutto perché avevamo il ricordo, cioè, di quello che era prima, una cosa che era proprio fuori dal tempo e che ci era piaciuta tantissimo la prima volta. Succede spesso, devo dire, in viaggio, purtroppo, perché come ci è già capitato di dire in altre occasioni, questo è quello che porta il turismo di massa, porta spazzatura, sporcizia, sfruttamento esagerato di quello che c'è e anche prezzi altissimi. E qua ci ricolleghiamo anche alla questione del prezzo. Per vedere questa bellezza, ragazzi, bisogna spendere 130 soles o 70 soles. In pratica sono 20 o 40 euro circa, 20 o 40 euro circa per entrare qui. Questi biglietti li hanno, diciamo, raggruppati, cioè tu con 70 o con 130 soles puoi vedere 3-4 siti oppure 10 siti, però nel giro di 2 giorni o nel giro di una settimana o di 5 giorni, una cosa del genere. In pratica è impossibile vederli tutti con un biglietto. E quindi per entrare a vedere soltanto un'attrazione bisogna pagare uno di questi 2 biglietti che ne comprendono altre 5 e quindi
non conviene per niente, non c'è l'ingresso separato unico solo per questo sito. E quindi sinceramente 20 euro a testa per vedere un solo sito per noi è un po' troppo, cioè lo dovremo per forza di cose evitare, anche se avremmo speso volentieri qualcosa per vederlo. Questo perché il turismo di massa, ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima, prevede che si faccia tutto molto velocemente, cosa che noi non vogliamo fare, e quindi magari con un biglietto solo vai a vedere 3, 4, 5 attrazioni dislocate a distanze assurde, 70-80 km l'una dall'altra. Per il nostro viaggio questa cosa proprio non ha alcun senso, quindi rinunceremo anche a questa bellezza che però vedremo da fuori, in quanto vabbè ragazzi comunque rimane spettacolare anche da qua. Ah sì, claro. Sí. Pero en 2017 stava differente, stava come entrata unica per un sitio. Di fronte all'entrata ci sono tutti questi minivan che sono qui parcheggiati uno dietro l'altro. Che traffico! Sì, c'è un bel casino qui all'ingresso, perché appunto è il modo migliore per fare, appunto, per vedere più siti contemporaneamente. Diciamo che questo biglietto favorisce appunto chi fa un turismo organizzato soprattutto. Però eravamo lì ad aspettare seduti prima. Che carino! È arrivato il signore, quello della sicurezza, dell'uscita. Ci voleva fare entrare, un po' così. Entrate. Detto, ci voleva fare entrare no, dall'uscita, no. È gratis. No, signor, guardi, grazie mille. Però non volevamo che magari ci andasse di mezzo lui qualcosa. Che carino, però è stato bravissimo. molto carino, perché anche lui ci ha detto che in effetti è tanto. 70 soles per entrare in un solo sito non vale davvero la pena. Sì, se sei indipendente come turista diventa difficile. Diventa, cioè, sì, ha veramente poco senso entrare in un solo posto. Soprattutto se magari ti vuoi fermare, anche perché questa cittadina è spettacolare, quindi magari uno viene qua e dice oh me ne sto qua, almeno una notte la faccio, me la faccio con calma, e poi diventa più complicato, diventa una corsa magari il giorno dopo, e quindi noi niente, ci volevamo entrare così. E pensate che 70 soles è per gli stranieri, per i locali invece è 40, che comunque non è poco. Però sì, chiaramente se ti organizzi, hai il tour organizzato, non è neanche tanto, perché alla fine sono 10 euro soltanto, sì. E con un tour riesci a vedere 3, 4, 5 posti, e allora lì il biglietto ha molto più senso. Ragazzi, esplorando un po' abbiamo scoperto una chicca che ci hanno suggerito all'ostello dove stiamo, che è questa, che è ancora una parte delle rovine della città di Ollantaytambo, ma qui non c'è nessuno, siamo da soli completamente, qua immersi in mezzo alla natura. Il paesino è proprio lì, dietro quella montagna, proprio lì, quindi una passeggiata davvero dal centro, e qua si può accedere invece a questa zona dove si vedono ancora tutti i terrazzamenti per le coltivazioni. Questo è il nome di questa parte del sito, sono delle vere e proprie terrazze. Qua si vede tutto il canale dell'acqua che porta l'acqua alle diverse terrazze, e che ci fa capire ancora meglio quanto fossero ingegnosi gli Inca, che comunque si dovevano trovare a coltivare in un ambiente così duro, difficile, no? Con queste pendenze estreme. E proprio sopra i terrazzamenti ci sono i resti di questi edifici, che molto probabilmente erano dei granai, quindi conservavano qui quello che erano i raccolti. E non vuoi farti una merenda con una bella pannocchia di mais gigantesco come Mamma sempre? mia. Allora, qui lo fanno cioclo con queso, cioè questa pannocchia bollita con il formaggio. Però abbiamo evitato il formaggio, ecco. Fresco, era proprio visto fresco. il passato che abbiamo avuto col formaggio in questa zona, abbiamo evitato. Quindi adesso ci mangiamo mezza pannocchia ciascuno, tecnica per mangiare le pannocchie che abbiamo imparato in Laos, mi ricordo, quando siamo partiti, poco dopo essere partiti. Sono talmente grossi che è veramente facile, Sì, però in teoria quelli piccoli si mangia fila a fila, così in verticale, così non ti rimangono i pezzi tra i denti. Ecco, finito il momento come mangiare una pannocchia. Che buona che è, mamma mia. Questa Ollantaytambo oltretutto è famosissima, famosissimissima anche per un'altra cosa. Non solo perché è bellissima, ma anche perché da qua si parte proprio da qui e si arriva alla meraviglia del mondo, a Machu Picchu, ragazzi. Una delle 7 meraviglie, un luogo incredibile. Da qui parte un treno che in un'ora e mezza arriva al paesino di Machu Picchu, da cui poi si sale verso la meraviglia. Ma c'è anche un altro modo di arrivare a Machu Picchu, e non è via treno, è via strade, via camminate, via trekking. Quindi da un'ora e mezza poi in realtà ci vorranno poi 7 ore e mezza. Secondo voi? Domanda.
Noi che cosa abbiamo scelto di fare? Mi sembra ovvio, no? Se ci conoscete lo sapete. A noi ci piace sudarcela, Sì. a noi ci piace proprio sentire il sudore che sgorga. Non è quello il motivo, però il motivo è anche che vogliamo farcela passo passo, anche per apprezzarlo di più, perché ti rendi conto veramente di dov'è, così se ti avvicini lentamente, no? E poi è il metodo backpacker, cioè Esatto. quello proprio wild, che Esatto. cioè, te la devi sudare, ragazzi, è giusto così. Sì. Una meraviglia così, te la devi sudare. Oh. Oh. E ce la suderemo. Ce la suderemo, però c'è un Piccolo però. dettaglio, piccolissimo. Secondo voi il biglietto per entrare a Machu Picchu noi ce l'abbiamo? Secondo voi il biglietto in questo momento è comprabile o è esaurito da mesi? Ragazzi, rimanete collegati Esatto. perché nel prossimo video vedremo come Cosa andrà a finire. succederà? Come andrà questa avventura? Non lo verso Machu sappiamo. Picchu? Non lo sappiamo neanche noi. Sarà un'incognita fino all'ultimo istante. Quindi ragazzi spiegheremo tutto nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Iscrivetevi anche a Patreon per stare con noi nella famigliona di Patreon. Esatto. Seguiteci anche su Instagram, su Facebook, condividete il video, parlate del nostro canale un po' folle. Lasciateci E quindi un commento e dici se secondo voi ce la faremo a raggiungere Machu Picchu. Vieni Va qua, bene, Angela, ragazzi. vieni qua, Angela. Abbraccioni di gruppo. alla prossima ragazzi! Ciao belli. Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil